Ciao, questo posto è libero? Sì, certo, accomodati pure. Grazie mille. Io sono Sara. Piacere, Sara. Io mi chiamo Marco. Anche tu sei nuovo in questo corso? Sì, oggi è il mio primo giorno. Anche per me. Sono un po' nervosa. Non devi esserlo. Qui sono tutti molto gentili. Sei già stato in segreteria? Sì, ho consegnato tutti i documenti stamattina. Io ci devo andare dopo la lezione. La signora dell'ufficio è molto cordiale. Buona a sapersi. Di dove sei, Marco? Vengo dall'Italia. E tu? Io vengo dal Brasile. Oh, il Brasile è un paese fantastico. Grazie. Ma anche l'Italia mi piace moltissimo. Come mai studi il tedesco? Vorrei lavorare qui a Berlino. Che lavoro fai? Sono un architetto. E tu di cosa ti occupi? Studio informatica. È una materia interessante. Sì, ma il tedesco mi serve per l'università. Capisci già molto. Un pochino, ma parlare mi viene difficile. Per me è lo stesso. La grammatica è complicata. Sì, specialmente gli articoli. Il, lo o la. È sempre un mistero. Ma siamo qui proprio per imparare. Esatto. Conosci già l'insegnante? No, ma ho sentito dire che è molto paziente. Questo è fondamentale per i principianti. Cosa ne pensi della scuola finora? L'edificio è molto bello e moderno. Sì, e c'è anche una caffetteria al piano terra. Oh, non lo sapevo. Il caffè è buono lì. Sì, a dire il vero il caffè è piuttosto buono. Magari durante la pausa possiamo prenderne uno insieme. È un'ottima idea. La mattina ho sempre bisogno di caffeina. Anch'io, altrimenti non mi sveglio proprio. Vivi a Berlino da molto? No, solo da una settimana. Hai già trovato casa? Sì, vivo in un appartamento condiviso a Kreuzberg. Kreuzberg è un quartiere molto vivace. Sì, ci sono un sacco di ristoranti e parchi. Io sto ancora in un ostello, ma sto cercando un appartamento. Purtroppo cercare casa a Berlino è un'impresa. Me ne sono accorto, è tutto carissimo. Se sento qualcosa ti faccio sapere volentieri. Sarebbe davvero gentilissimo da parte tua. Nessun problema. Ormai siamo compagni di classe. Guarda, sta arrivando l'insegnante. Bene, allora mi sa che la lezione sta per cominciare. Sono curioso di vedere come sarà la prima lezione. In bocca al lupo a entrambi. Crepi, anche a te. Senti, hai già dei programmi per le vacanze? Non ancora del tutto. Pensavo a un viaggio in Ucraina. Suona magnifico. Dove vorresti andare di preciso? Mi piacerebbe tantissimo andare sui Carpazi. Oh, è un'idea splendida. La natura lì è meravigliosa. Sì, ho visto molte foto. Preferiresti stare in un hotel a Bukovel? Non ne sono sicuro. Tu che ne pensi? Un hotel a Bukovel è molto confortevole, È vero, spesso ci sono la piscina e la spa. però c'è anche parecchia confusione. È proprio questo il punto. In realtà vorrei un po' di pace. Allora sarebbe meglio una piccola baita in legno tra le montagne. Una casa proprio nel bosco. Sì, lontana dal rumore della città. Sembra molto rilassante. Lì al mattino si può godere l'aria fresca. E si può andare a fare escursioni partendo direttamente da casa. Esatto, ci sono molti sentieri nelle vicinanze. Ci sono dei buoni ristoranti anche a Bukovel? Sì, il cibo lì è fantastico. Adoro la cucina ucraina. Devi assolutamente provare il banosh. Di cosa si tratta esattamente? È un piatto a base di farina di mais con pancetta e formaggio. Sembra delizioso e molto sostanzioso. Se stiamo in hotel, avremo la colazione inclusa. Però nella baita potremmo cucinare noi. Anche quello è bello, ma in vacanza preferirei non cucinare. Hai ragione. Vacanza significa niente lavori domestici. Magari troviamo una casa che offra anche i pasti. Sarebbe la soluzione perfetta. Per quanto tempo vorresti restare? Pensavo a una settimana in agosto. In agosto il tempo di solito è ottimo lì. Ma d'estate non fa troppo caldo per camminare. In montagna fa sempre un po' più fresco che in città. Meno male, non sopporto il caldo estremo. Stasera diamo un'occhiata alle offerte. Volentieri. Hai con te il tablet? Sì, possiamo cercare subito su internet. Guarda qui, questo hotel sembra moderno. Però guarda il prezzo, è decisamente caro. Hai ragione, è fuori dal nostro budget. E qui c'è una casa vacanze accogliente. Ha un aspetto molto tradizionale. Ha persino un camino per la sera. Che cosa romantica e intima. E costa solo la metà dell'hotel.
Allora abbiamo deciso, no? Sì, vada per la casa in montagna. Fantastico, non vedo l'ora di partire. Anch'io. Domani cerco i nostri scarponi da trekking. E io mi occupo di prendere i biglietti. Perfetto, sarà una vacanza stupenda. Buongiorno, mi serve aiuto con i biglietti del trasporto pubblico. Buongiorno, cosa posso fare per lei? Vorrei comprare un abbonamento per un mese. Intende un abbonamento mensile? Sì, esatto. Sono nuova a Berlino. Nessun problema. Per quali zone le serve l'abbonamento? Purtroppo non lo so. Che zone ci sono? Ci sono le zone A, B e C. Cosa comprende la zona A? La zona A è il centro città, ovvero tutto ciò che sta all'interno dell'anello della S-Bahn. E la zona B? La zona B arriva fino ai confini comunali di Berlino. Io abito a Charlottenburg e lavoro a Mitte. Allora le basta un abbonamento per le zone A e B. E per quanto riguarda la zona C? La zona C è per i dintorni, per esempio Potsdam o l'aeroporto. Devo andare spesso a Potsdam. Questo deve saperlo lei. Ci va spesso? No, in realtà molto raramente. Allora, se necessario, può semplicemente comprare un biglietto integrativo. Sembra ragionevole. Quanto costa il mensile per AB? L'abbonamento mensile ordinario costa attualmente 91 euro. Oh, è piuttosto caro. C'è anche una tessera che vale solo dalle 9 del mattino in poi. Costa meno? Sì, l'abbonamento delle 9 costa circa 63 euro. Ma io devo essere al lavoro già alle 8. Allora purtroppo questo abbonamento non fa per lei. Ci sono sconti per studenti? È iscritta a un'università di Berlino? No, frequento solo una scuola di lingue. Allora purtroppo non può avere lo sconto studenti. Peccato. Posso comprare l'abbonamento anche alla macchinetta? Sì, oppure comodamente tramite l'app sul telefono. L'app è facile da usare. Sì, si chiama BVG Farinfo. Devo convalidare l'abbonamento sull'app? No, i biglietti digitali sono validi immediatamente. E se compro un abbonamento cartaceo? Un abbonamento mensile cartaceo non deve essere convalidato, Come mai? perché sopra ci sono già indicati la data e il suo nome. Ah, capisco. Devo mostrare un documento se mi controllano. Sì, l'abbonamento mensile è personale e valido solo con un documento d'identità con foto. Con questo abbonamento posso usare anche il traghetto? Sì, sono inclusi tutti i bus, i treni e persino i traghetti della BVG. Ma è fantastico. Posso portare qualcuno con me nel weekend? Con l'abbonamento mensile normale, nel fine settimana può portare gratuitamente un altro adulto. Questo è un ottimo vantaggio. Sì, ne vale la pena per le gite della domenica. Bene, allora prendo l'abbonamento mensile normale per le zone A e B. Desidera pagare in contanti o con carta? Pago con carta, grazie. Prego, inserisca la carta nel lettore. Ecco la mia ricevuta. Grazie mille per la consulenza. È stato un piacere. Le auguro buon viaggio a Berlino. Grazie mille. Buona giornata. Arrivederci. Ciao! La vista da qui è davvero fantastica. Sì, Kiev vista dall'acqua è meravigliosa. Guardala a destra. Quello è il monastero delle grotte. Le cupole dorate splendono sotto il sole. Oggi è la giornata perfetta per un giro in barca. Sì, c'è il sole e non fa troppo caldo. Ti piace il fiume Dnipro? Moltissimo. È così largo e calmo. Nella mia città c'è solo un piccolo fiumiciattolo. Allora questo è un bel cambiamento per te. Decisamente. Anche l'aria qui è molto più fresca. È vero, sull'acqua si sta sempre bene. Guarda, là davanti c'è un ponte. È uno dei punti più antichi della città. Sembra molto solido e imponente. Lì passano anche un sacco di auto e autobus. Vedi le persone sulla spiaggia laggiù? Sì, quella è un'isola in mezzo al fiume. Si può anche andare a fare il bagno lì. Sì, in estate c'è tantissima gente. L'acqua sembra molto pulita oggi. Molti amano anche andare lì per fare un picnic. È un'ottima idea per il prossimo fine settimana. Magari potremmo andarci insieme. Molto volentieri. Amo stare in mezzo alla natura. Vuoi qualcosa da bere? Un'acqua fresca sarebbe l'ideale adesso. Vado un attimo al chiosco qui sulla nave. Grazie, sei molto gentile. Figurati, vuoi anche un gelato? No, grazie, solo acqua. Va bene, torno subito. Io intanto mi godo il panorama. Ecco la tua acqua, è bella fredda. Grazie mille, ci voleva proprio. Adesso stiamo passando sotto il prossimo ponte.
Le statue lassù sembrano molto interessanti. Sono simboli importanti per la città. Devo assolutamente scattare una foto. Aspetta, se vuoi te la faccio io. Sarebbe fantastico. Ecco il mio telefono. Sorridi. 1, 2, 3. Grazie, la foto è venuta benissimo. Anche la chiesa sulla collina è un bel soggetto. Sì, l'architettura di questa città è impressionante. Ti sta piacendo il giro finora? Sì, è molto rilassante. Lo trovo meglio che girare in autobus. In barca non c'è stress? E si vede la città da un'altra prospettiva. Quanto manca alla fine del giro? Credo ancora una trentina di minuti. Perfetto, non ho ancora voglia di scendere. Ora stiamo tornando lentamente verso il porto. Lì al porto ci sono tanti piccoli caffè. Ti va di prenderne uno dopo il giro? Sì, è un bel programma. Quel quartiere si chiama Podil. Ho sentito dire che è una zona molto antica. Sì, è piena di vicoli stretti. Voglio assolutamente vederla. Allora dopo il caffè faremo una passeggiata. Affari fatto, non vedo l'ora. La nave sta attraccando. Attento a quando scendi. Sì, grazie. Buona giornata anche a te. Thomas, fermati un secondo, per favore. Che succede? Perché sei così pallida? Credo che la mia borsa sia aperta. Hai perso qualcosa? Un attimo, devo controllare. Oh mio Dio. Cosa manca? Il portafoglio? No, il passaporto non c'è più. Controlla di nuovo con calma in tutte le tasche. Qui non c'è. E neanche qui. Forse è scivolato sul fondo della borsa. No, qui ci sono solo il telefono e le chiavi. Questo è un bel pasticcio. Dove l'abbiamo usato l'ultima volta? Credo alla biglietteria davanti alla Torre Eiffel, ma è stato solo 10 minuti fa. Forse l'ho dimenticato lì sul bancone. O forse qualcuno l'ha sfilato dalla borsa. C'è così tanta gente qui. Non mi sono accorta di nulla. Dobbiamo tornare subito alla biglietteria. Ho paura. Cosa facciamo senza passaporto? Calma, prima controlliamo lì. Se non è lì, dovremo andare alla polizia. Sì, e dopo dovremo chiamare l'ambasciata. La mia vacanza è ufficialmente rovinata. No, troveremo una soluzione, non preoccuparti. Perché capitano tutte a me? Può succedere a chiunque. Parigi è affollatissima. Guarda, ecco la biglietteria. Non vedo documenti per terra. Scusi, avete trovato un passaporto? Chiedi a quell'uomo nel piccolo ufficio laggiù. Buongiorno, ho smarrito il mio passaporto. Dice che dobbiamo aspettare un momento. Sta guardando nel cassetto. Mi batte il cuore a 1000. Scuote la testa. Non ha trovato nulla. Oh no, e adesso che facciamo? Adesso andiamo alla stazione di polizia più vicina. Sai dove si trova? Controllo subito sul telefono. Spero che parlino inglese o tedesco lì. A Parigi molti poliziotti parlano inglese. Sono così nervosa che non riesco a pensare. Fai un respiro profondo, ce la caveremo. Mi serve il passaporto per il volo di domenica. L'ambasciata può farti un documento d'emergenza. Ma ci vorrà sicuramente una vita. Di solito si fa in giornata. Dobbiamo anche bloccare le mie carte di credito. Ma le carte le hai ancora, no? Sì, quelle sono nel portafoglio. Beh, almeno questo è un bene. Comunque mi sento agitatissima senza documenti. Ti capisco. Dai, andiamo alla polizia. Aspetta un attimo, cos'è quello nella tasca della tua giacca? Nella mia tasca? Fammi vedere. Non mi dire che è... Oh mio Dio, ecco il tuo passaporto. Cosa? Perché hai tu il mio passaporto? Ora mi ricordo. Me lo hai dato tu alla biglietteria. Davvero? Me lo sono dimenticata completamente. Volevi scattare le foto e me lo hai messo in mano. E io stavo per avere un attacco di panico. Mi dispiace tanto. Me ne sono scordato anch'io. Sono così sollevata che sia qui. D'ora in poi starò più attento alle nostre cose. No, meglio se lo riprendo subito io. Ottima idea. Mettilo in un posto sicuro. Ora possiamo finalmente goderci la Torre Eiffel. Sì, ma prima ci serve assolutamente un caffè. Sì, per riprenderci dallo spavento. Mio Dio, che colpo. Allora, lo scatolone è finalmente in soggiorno. È più pesante di quanto pensassi. Beh, è pur sempre un tavolo da pranzo grande. Hai già preso gli attrezzi? Sì, ho preso un martello e un cacciavite. Bene, allora apriamo la scatola. Fai attenzione con il taglierino, non graffiare il legno. Non preoccuparti, sto attento. Qui ci sono un sacco di pezzi singoli. E guarda questo sacchetto pieno di viti. Dove sono le istruzioni? Sono proprio qui sopra. Ok, primo passo. Ci servono le 4 gambe. Eccole qui.
sembrano robuste. Ora servono le viti lunghe. Intendi queste o quelle più corte? Dal disegno sembrano quelle lunghe. Aspetta, le conto un attimo. Dovrebbero essercene 8 in tutto. 1, 2, 3, ne trovo solo 7. Non è possibile. Cerca bene nello scatolone. Ah, eccola, era nascosta sotto la carta. Meno male. Ora possiamo iniziare. Tieni ferma la gamba del tavolo, per favore. Così? È abbastanza dritta? Sì, perfetto. Adesso avvito. Sembra faticoso. Ti serve aiuto? No, ce la faccio. Serve solo un po' di forza. Ora la seconda gamba. Dov'è il buco? Qui sul lato sinistro. Lo vedi? Sì, lo vedo. Ma la vite non entra. Fammi vedere. Hai messo la gamba al contrario. È vero. Le istruzioni sono un po' complicate. Dobbiamo guardare bene le figure. Ok, ora è giusto. La vite entra perfettamente. Ottimo, siamo già al quarto passaggio. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fissare il telaio. Per questo ci serve quella chiavetta piccola. La brugola è qui. Ci stiamo mettendo un bel po'. Montare i mobili è sempre come fare un puzzle. Però alla fine si è orgogliosi del risultato. Se il tavolo non traballa sarò soddisfatto. Dobbiamo stringere le viti davvero bene. Lo faccio subito. Passami il martello. Perché ti serve il martello adesso? Per questi piccoli perni di legno. Fai attenzione, non colpire troppo forte. Lo so, lo faccio con delicatezza. Ora dobbiamo girare il tavolo. È molto pesante. Aiutami per favore. 1, 2, 3, su. Attenta al lampadario sul soffitto. In piedi. È davvero bello. Aspetta un momento. Perché traballa così? Forse il pavimento non è dritto. No, guarda qui sotto. Una gamba è lenta. Abbiamo dimenticato una vite. È vero, è ancora per terra. Quindi dobbiamo girarlo di nuovo? No, ci arrivo anche così. Mi sdraio sotto il tavolo. Ma riesci a vedere qualcosa lì sotto? È un po' buio, ma ce la faccio. Ce l'hai fatta? Sì, adesso la vite è ben stretta. Prova di nuovo adesso. Ora non si muove di 1 millimetro. Ottimo lavoro. Siamo una bella squadra. Adesso ci meritiamo una bella cena. Sì, ma prima dobbiamo buttare via i rifiuti. Oh no, quanta plastica e cartone. Se ci aiutiamo facciamo in un attimo. Ok, porto io il cartone al cassonetto. E io pulisco il tavolo. Dopo potremo mangiare sul nostro tavolo nuovo. È un'idea meravigliosa. Ciao Mark, hai già fame oggi? Ciao Giulia. Sì, ho proprio una gran fame. Bene, perché oggi vorrei cucinare qualcosa di speciale. Cosa vorresti preparare? Ho trovato una nuova ricetta per i vareniki ucraini. Oh, sembra fantastico. Adoro i ravioli. Però non riesco a decidermi. Su cosa non riesci a deciderti? Non so se farli con le patate o con le ciliegie. È una domanda difficile, perché sono buoni in entrambi i modi. Cosa preferisci per pranzo? Credo che le patate siano meglio per un pasto principale. Però le ciliegie sono così dolci ed estive. È vero, ma saziano abbastanza. Se ne mangiamo molti ci sazieranno di sicuro. Potremmo anche farli di entrambi i tipi. È un sacco di lavoro per un solo pomeriggio. Posso aiutarti io in cucina? Sai impastare? No, però posso pelare le patate. Ok, è già un buon inizio. Mettiamo anche pancette e cipolle con le patate. Sì, è la ricetta classica. E cosa facciamo per quelli alle ciliegie? Per quelli ci serve molta panna acida e magari un po' di zucchero. Sembra quasi un dessert. In Ucraina i vareniki dolci si mangiano spesso come piatto principale. Interessante, non lo sapevo. Ho già tutti gli ingredienti in frigo. Hai anche abbastanza farina per l'impasto? Sì, ho comprato 2 kg di farina. Servono anche le uova per l'impasto? Sì, 2 uova, un po' d'acqua e sale. In fondo sembra piuttosto semplice. Il difficile però è dare la forma. Bisogna farli a forma di mezzaluna? Esatto, e i bordi devono essere chiusi bene. Altrimenti il ripieno esce fuori durante la cottura in acqua? Giusto, e non vogliamo che succeda. Mettiamo a bollire prima le patate? Sì, poi devono anche raffreddarsi un pochino. Comincio subito a pelarle. Super, allora io intanto preparo le ciliegie. Le ciliegie sono fresche o sciroppate? Le ho comprate fresche al mercato. Allora dovremo anche snocciolarle. Ci vorrà un po', ma ne varrà la pena. Non vedo l'ora di assaggiare il nostro pranzo. Anch'io. Sarà sicuramente squisito. Speriamo che l'impasto venga bene al primo colpo.
Ci metteremo di impegno e vedrai che riuscirà. Cuciniamo solo per noi o invitiamo qualche amico? Magari chiamiamo mia sorella. Ottima idea. Anche a lei piacciono molto i varenichi. Così ci divertiremo di più in cucina e ci sarà più gente ad aiutare con i piatti da lavare. Su questo hai perfettamente ragione. Buongiorno. Quanto costa questa vecchia lampada? Buongiorno. È un pezzo molto bello in metallo. Sì, ha un aspetto antico, ma funziona ancora? Certamente. L'ho testata proprio ieri. E qual è il prezzo per questa lampada? Costa 80 euro. 80 euro? Mi sembra un po' cara per un mercatino delle pulci. Guardi il materiale. È puro artigianato. Però il paralume ha un piccolo graffio. È normale per un oggetto che ha 50 anni. Penso che 50 euro sarebbe un prezzo onesto. È troppo poco. Non posso venderla a quella cifra. Qual è il suo ultimo prezzo? Posso scendere a 70 euro. È ancora oltre il mio budget di oggi. Sa, queste lampade sono molto di moda al momento. Sono una studentessa e non ho molti soldi. Capisco, ma anch'io devo guadagnarci qualcosa. Che ne dice di 60 euro? Facciamo 65 euro ed è sua. Se mi aggiunge anche questo piattino, allora accetto. Quale piatto intende? Quello blu lì nell'angolo. Veramente quel piatto costerebbe 5 euro. Allora mi dia entrambi per 65 euro. Lei è un osso duro a contrattare. Amo gli oggetti antichi e mi piace restaurarli. E va bene. Per questa volta affare fatto. Grazie mille, è molto gentile. Le serve un sacchetto per la merce? Sì, per favore, la lampada è un po' pesante. La avvolgo con cura nella carta di giornale. Bene, così non rischia di rompersi. Viene spesso qui al mercatino di Bruxelles. Sì, quasi ogni domenica mattina. Allora avrà sicuramente trovato molti tesori. Sì, ho la casa piena di mobili antichi. È un bellissimo hobby. Ecco, i 60 euro e qui ci sono gli altri 5. Grazie mille. Il resto è giusto. Avrà cose nuove la prossima settimana? Sì, mercoledì mi arriva un nuovo carico. Allora forse ripasserò a dare un'occhiata. Mi farebbe piacere rivederla. Grazie, le auguro una buona giornata di vendite. Altrettanto a lei. Si goda la lampada. Arrivederci. Arrivederci e a presto. Buongiorno, ho un grosso problema. Buongiorno. Cosa posso fare per lei? Da stamattina ho un mal di denti terribile. Mi dispiace. Ha un appuntamento con noi? No, sono qui in Spagna solo per le vacanze. Dove le fa male esattamente? In alto a sinistra, proprio in fondo. Il dente è sensibile al freddo o al caldo? Sì, soprattutto quando bevo della limonata fredda. Si accomodi pure sulla poltrona. Ho un po' di paura dei dentisti. Non si preoccupi. Ora do solo un'occhiata con calma. La prego di fare attenzione, è molto sensibile. Adesso accendo la luce e controllo la bocca. Spero che non sia nulla di grave. Vedo una piccola carie in un molare. Bisogna estrarre il dente. No, credo che basterà una piccola otturazione. Può farlo subito oggi. Sì, ho un buco nel calendario degli appuntamenti. Mi serve un'anestesia per il dolore. È meglio, così non sentirà assolutamente nulla durante l'intervento. Va bene, allora procediamo con l'anestesia. Quanto tempo resterà ancora qui in vacanza? Volerò verso casa tra 5 giorni. Allora è un bene che sia venuta oggi. Con il mal di denti non ci si gode la vacanza. È vero? Non si riesce nemmeno a mangiare bene. Esatto, stamattina non sono riuscita neanche a fare colazione. Ecco, l'anestesia è fatta. Comincia a sentire qualcosa? Sento la guancia che diventa lentamente tutta insensibile. Bene, significa che sta facendo effetto correttamente. Quanto durerà il trattamento in tutto? In circa 20 minuti avremo finito. E potrò mangiare subito dopo? Dovrebbe aspettare che passi l'effetto dell'anestesia. Quindi circa 2 o 3 ore? Sì, esatto. Altrimenti rischia di mordersi la lingua. È un ottimo consiglio, grazie. Comincio a trapanare. Se sente dolore alzi la mano. Va bene, sono pronta. È andato tutto bene. Il buco ora è chiuso. Grazie mille, dottore. Mi sento già meglio. Prego. Ecco un bicchiere d'acqua per sciacquare la bocca. Devo pagare il conto qui alla cassa? Sì, la mia collega le darà anche il modulo per la sua assicurazione.
È perfetto. Grazie mille per l'aiuto tempestivo. Di nulla. Le auguro una buona vacanza senza più dolori. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao Thomas. Hai visto le previsioni del tempo per domani? Ciao Sara. Sì, dicono che ci sarà il sole tutto il giorno. È l'occasione perfetta per un picnic al lago. Sono d'accordo. È da tanto che non andiamo al lago di Zurigo. Ci incontriamo alle 11 di mattina? Le 11 è un buon orario, così troveremo ancora un posto all'ombra. Chi porta cosa da mangiare? Io posso occuparmi della carne e del barbecue. Ottimo. Allora io porto le insalate e il pane. Che tipo di insalata vorresti preparare? Farò una grande insalata di pasta con pomodori e pesto. È sempre buonissima. Tutti adorano la tua insalata di pasta. Dovrei preparare anche una macedonia come dessert. Sì, sarebbe molto rinfrescante con questo caldo. E per le bevande come facciamo? Posso comprare una cassa di acqua minerale e qualche bottiglia di limonata. Ci servirà anche molto ghiaccio per tenere tutto al fresco. Ho una borsa termica grande in cantina. Perfetto. Io porterò anche una coperta da picnic. Ho anche 2 sedie pieghevoli. Le metto in macchina? Sì, è più comodo che stare seduti solo per terra. Chiediamo a qualcun altro se vuole venire con noi. Forse Lucas e Maria sono liberi. Scrivo loro subito un messaggio sul cellulare. Speriamo che non debbano lavorare. Domani è sabato. La maggior parte della gente è libera. Vero. Me ne stavo quasi dimenticando. Ci serve anche della musica per domani? Sì, porto io la mia piccola cassa Bluetooth. Così potremo ascoltare un po' di musica rilassante. Non dobbiamo assolutamente dimenticare la crema solare. Oh sì, il sole vicino all'acqua picchia forte. Ho anche un ombrellone in macchina. Quello dobbiamo portarlo per forza. Andiamo al lago in treno o in macchina? Meglio in macchina, visto che abbiamo così tanta roba. Allora passi a prendermi domani alle 10:30? Sì, sarò puntualissimo davanti al tuo portone. Devo comprare anche tovaglioli e piatti di carta? Credo di averne ancora io nell'armadio. Controlla per favore, altrimenti li prendo io al volo. Controllo più tardi e ti faccio sapere. Va bene, non vedo l'ora che sia domani. Anch'io. Sarà una splendida giornata al lago. Allora a domani mattina, Thomas. A domani, Sara. Buona serata. Grazie, anche a te. Ciao.